Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. Se avete seguito il Nintendo Direct del 13 settembre 2022, avrete sicuramente visto il trailer del gioco che ora attendo di più nel 2023, Pikmin 4. Ma mo che c'entra Pikmin? Devi parlare di Zelda! A me Pikmin piace, c'ho pure lo sfondo del desktop con i Pikmin. Emanuele, parla di Zelda! Va bene, vabbè, allora, oltre a Pikmin 4, hanno pure mostrato qualcosa di nuovo sul seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Non tantissimo, ma va bene così, dato che mancano 8 mesi alla pubblicazione del gioco e non vogliamo che l'attesa e la sorpresa siano rovinate da troppe informazioni. Parte del divertimento di Zelda, infatti, è proprio scoprire il gioco stesso e i suoi contenuti, la sua vicenda. Il gioco arriverà il 12 maggio 2023, quindi non il 3 marzo come speravo, quale ricorrenza dalla pubblicazione del primo Breath of the Wild, ma del resto Eiji Aonuma aveva detto che sarebbe uscito in primavera, stagione che comincia sì a marzo, ma alla fine. Boom! Terminate le premesse, adesso cominciamo seriamente ad analizzare il trailer. Il trailer si apre mostrando un altorilievo raffigurante uno strano essere con delle lunghe orecchie. La seconda inquadratura mostra quella che appare chiaramente come un'invasione da parte dei mostri contro al regno di Hyrule, simile a quanto visto nell'apertura di Hyrule Warriors l'era della calamità, ma con in più il rancore a spingerli verso i soldati del regno. Notiamo che i Boblin hanno il corno lungo e ciò potrebbe portare a ritenere che questa invasione sia avvenuta nello stesso periodo in cui sono ambientate le scene di combattimento mostrate nei trailer precedenti, dato che invece in Breath of the Wild i Boblin hanno un corno corto. Potrebbe questo dettaglio essere la prova che Breath of the Wild 2 è ambientato nel passato e che quindi viaggeremo nel tempo e assisteremo alle vicende di 10.000 anni fa? Rifletteremo dopo su questa domanda. È singolare il fatto che i soldati Hylia, di cui uno morto, siano tutti raffigurati mancini, come gli eroi dell'era del mito e come l'eroe sull'arazzo. Invero non mi focalizzerei troppo su questo dettaglio, dato che i mostri arrivano da destra, è dunque giusto che gli Hylia abbiano le armi rivolte in quella direzione. Non si tratta di una raffigurazione realistica, bensì di una rappresentazione con l'intento di spiegare nella maniera più chiara possibile, come le icone o le miniature, ciò che è accaduto. Nella terza inquadratura vediamo a figura intera la creatura dalle orecchie lunghe. Si tratta di un individuo dalle fattezze antropomorfe, poggiato sopra un basamento triangolare che potrebbe rappresentare una delle isole del cielo, ma la sua forma non è dissimile dall'arena fluttuante sulla quale si affronta il monaco Miozkiosha, ma soprattutto somiglia alla struttura che sovrasta Ganondorf nel mausoleo, per via della punta rivolta verso il basso. Si tratta sicuramente di una figura importante, forse una divinità, o forse un monaco, un sacerdote o il capo dei Nefelogeti. A me personalmente sembra essere una figura femminile, mi pare indossi una sorta di gonna o di tunica. È circondata da 7 cerchi, i quali potrebbero ricordarci gli emblemi del trionfo che otteniamo in Breath of the Wild, i quali sono sferici. All'interno dei cerchi sono raffigurati dei segni dalla forma di virgole. Non ne conosciamo il significato, ma potrebbero indicare lo spirito. Il fatto che siano 7 potrebbe significare che si ottengono all'interno di altrettanti santuari, dungeon veri e propri, assenti in Breath of the Wild, o che appartengano a 7 saggi. Oppure ancora che rappresentino 7 abilità che Link potrà imparare, o 7 essenze necessarie per riforgiare la spada suprema. La figura è illuminata dall'alto, non si vede cosa ci sia sopra, ma irradia dei raggi verso il basso che squarciano le nuvole. Nell'angolo in basso a sinistra si intravede quella che potrebbe essere una delle costruzioni che abbiamo visto sulle isole nel cielo nei trailer precedenti. Potrebbe essere questo l'aspetto dei Nefelogeti? Essi sono conigli giganti? Sempre meglio che polli come in passato. Teniamo presente che le orecchie potrebbero fare parte di un corredo,
e quindi che si tratti di un'Ailia, di uno Sheikah o di un membro di un'altra razza umana mascherato. In merito all'identità di costei, potrebbe averci fornito un indizio la principessa Zelda stessa. Nel proprio diario, ella ha scritto di avere fatto un sogno in cui si trovava in un luogo buio e Zelda precipita nel profondo della terra e di avere scorto una figura femminile avvolta dalla luce, proprio come questo coniglio. Non era un essere mortale, era una dea o una fata, non so esattamente, ma era bellissima. Chiaramente Zelda non si sta riferendo alla dea Hylia, dato che Hyrule è piena di sue raffigurazioni e quindi sarebbe stata in grado di riconoscerla. La dea o la fata che Zelda ha sognato potrebbe essere questo coniglio? Nella quarta inquadratura vediamo un individuo sospeso in aria. A una prima occhiata potremmo ritenere che si tratti della principessa Zelda, dato che è in una posizione simile a quando viene sacrificata durante il rituale di Ghirahim. Ma se la confrontiamo con la figura femminile dell'inquadratura successiva, notiamo alcune notevoli differenze tra questi due individui. E allora chi è? Guardate bene la posizione del suo corpo. Le gambe pendono verso il basso, così come il braccio destro, mentre il braccio sinistro è rivolto verso l'alto. Presenta un gioiello sulla fronte. Si tratta della mummia di Ganondorf nel mausoleo, che è posizionata nella stessa identica posizione. Questa figura è Ganondorf dopo essere stato sigillato dal Braccio Verde, il quale qui non appare scolpito, o forse è sopra il corpo di Ganondorf e quindi non lo vediamo. Questo popolo conosce Ganondorf e probabilmente ha edificato lui il mausoleo. Salta all'occhio un particolare. Benché Ganondorf abbia le orecchie rotonde, è raffigurato con le orecchie a punta, proprio come la pittura muraria nel mausoleo. Nella quinta inquadratura troviamo la principessa Zelda, la quale incrocia la mano con un'altra figura che non viene mostrata. Benché ci venga facile supporre che si tratti di Link, dato che questa scena ricorda molto l'illustrazione in cui Link e Zelda tengono in mano insieme, seppur divisi da un secolo, la spada suprema, non è questo il caso. Il braccio dell'individuo nascosto è decorato in maniera praticamente identica al braccio del coniglio, ma in più possiamo notare che le dita della sua mano sono deformi. Ciò ci spinge a supporre che si tratti del braccio verde che tiene sigillato Ganondorf, il quale presenta delle unghie lunghe e il quale riteniamo appartenere all'antico eroe raffigurato sull'arazzo, il quale aveva anch'egli un braccio magico, che in questo gioco si innesta sul braccio di Link. Costoro sono illuminati da un cerchio al cui interno sono presenti due delle virgole viste prima. Quindi esse potrebbero effettivamente rappresentare una qualche energia vitale, forse legata a quella nebula gialla verso cui Link rivolge la spada suprema. È presente anche una scritta, che al momento non può essere decifrata, ma i cui caratteri sono simili a quelli presenti nel vortice dell'incantesimo che sigilla Ganondorf e sulla tavola su cui giace Link, mentre sul suo braccio si innesta il braccio magico. È particolare anche che toccandosi le loro mani formino un cerchio, proprio come quelli che circondano il coniglio. Sul lato destro notiamo la stessa struttura che affianca il coniglio, lasciandoci quindi intendere come possano essere disposti questi altorilievi. L'arazzo è stato realizzato dagli Sheikah e dunque, dato che lo stile artistico delle incisioni è differente rispetto a quello dell'arazzo, è lecito supporre che i Nefelogeti non siano Sheikah. Oppure, anche se fossero o siano stati Sheikah, va tenuto conto che è normale che lo stile artistico evolva in due modi differenti in un popolo che si è diviso ed è rimasto separato per 100 secoli. Proprio come la lingua francese parlata in Canada è leggermente diversa dalla medesima lingua francese parlata in Francia. Ma più avanti vedremo altri dettagli che ci spingeranno a intuire quale popolo possano essere i Nefelogeti. Ora comincia una lunga sequenza di video sul mondo di gioco. Link apre un portone su cui sono scolpiti due draghi, i cui corpi sono uniti e formano una circonferenza.
Le loro sembianze ci richiamano immediatamente alla mente le misteriose statue di draghi presenti ad Hyrule, appartenenti alla scomparsa tribù Zonau. Di Link notiamo il braccio destro nero, indossa la tunica del campione e porta con sé lo scudo con l'occhio. A differenza dei trailer precedenti, che sembravano mostrare due mondi, due tempi e, agli analisti che riflettono poco, persino due persone differenti, ora vediamo che, come era ovvio fin dall'inizio, c'è solo Link. Il Link in cielo è lo stesso Link sulla Terra. Porta con sé anche un arco e una spada, che però non è la spada suprema. Alla cinta Link porta una specie di fondina, nella quale si incastrano fino a 4 capsule, di cui non conosciamo ancora l'utilità, né se saranno 4 o se magari diventeranno 7 come i cerchi intorno al coniglio. Saranno forse queste capsule a fornire al braccio i suoi poteri, analogamente alle rune con la tavoletta Sheikah? Il fatto che Link possegga già 2 capsule e che sia armato di tutto punto non permette precisamente di capire quando questa scena si svolga. Se quasi immediatamente dopo il risveglio di Link, in seguito all'operazione di innesto del braccio magico, oppure molto più avanti, anche perché non è possibile fare un confronto con quanto avviene in Breath of the Wild. Nel titolo precedente Link ottiene immediatamente tutte le rune, ma si risveglia nudo e senza armi, mentre stavolta potrebbe essere l'opposto. Possiede già armi e vestiti, ma le capsule le ottiene nel corso del gioco come gli strumenti in tutti i titoli precedenti. A destra di Link possiamo notare un'area innevata con un albero spoglio, eppure in lontananza al contempo vediamo degli alberi ricchi di foglie gialle e un terreno privo di neve. A cosa si deve questa differenza? Non è certo la differenza di altitudine, dato che isole alla stessa altezza non sono innevate. In lontananza vediamo un grande edificio, che potrebbe essere un santuario, ma soprattutto a sinistra, dietro un'isola, si può notare quella che sembra essere la coda di un drago. Anche se non assomiglia a nessuno dei 3 dragoni incontrati ad Hyrule del gioco precedente. Ciò potrebbe avvalorare la nostra tesi secondo la quale Neldra, Oldra e Firodra che si immergono nel cielo abbiano qualche legame con i Nefelogeti? Link si tuffa poi verso il basso, con le braccia aperte come in Skyward Sword, ma anche come raffigurato in un'illustrazione di un brevetto di Nintendo riguardante i combattimenti aerei con l'arco, di cui abbiamo parlato in un altro video. Lo vediamo utilizzare nuovamente il potere che in un trailer precedente sfruttava per bloccare il movimento di un'enorme sfera chiodata e respingerla indietro. In questa scena la pietra emerge dall'acqua e si dirige verso l'alto. Non possiamo dire con certezza se essa sia appena precipitata dal cielo e quindi Link stia riavvolgendo la sua caduta in maniera analoga a quanto fatto con la sfera chiodata, oppure se in questo caso Link abbia dato avvio al moto verticale, rendendo così questo potere più simile alla runa Stasis, che blocca un oggetto e poi, colpendolo, gli si può imprimere una direzione. Terza possibilità, il potere riporta un oggetto indietro nel proprio moto indipendentemente da quando esso è avvenuto. Mi spiego meglio. Questa roccia potrebbe essere caduta dal cielo 1 anno fa, anziché 2 secondi fa, ma il potere del braccio può richiamare il suo ultimo spostamento e rimandarla in aria. Comunque sia, le varie rocce che si vedono sparse per Hyrule potrebbero essere così utilizzate per raggiungere velocemente le isole nel cielo. Nello specifico, questa scena avviene nella regione di Firone, riconoscibile dalle palme. Lo vediamo poi scalare, appiccicato come l'uomo ragno, la radice di un albero cresciuto su un'isola nel cielo. Qui indossa un abito diverso, la tunica, e ha sulla schiena una nuova arma, sembra essere una mazza di osso. Link sta scalando la radice perché è probabile che non sia in grado di arrampicarsi sulla superficie liscia d'intorno. Dopodiché vediamo una navicella a forma di uccello. È composta di pietra intagliata, quindi potrebbe essere stata costruita dallo stesso popolo che è stato in grado di dare vita al golem di pietra. Forse grazie a essa ci potremo spostare tra le isole più lontane senza dover per forza passare per Hyrule.
e quindi la paravela non avrà funzioni diverse rispetto a quella del gioco precedente, ossia che si può muovere da sé. Oppure la navicella fungerà da mezzo rapido per spostarsi tra Hyrule e le isole nel cielo e viceversa. Allora il potere di attraversare le pareti potrebbe non avere niente a che fare con la possibilità di percorrere la lunga distanza che divide Hyrule dalle isole del cielo. Notiamo altre cose. Un'isola nel cielo avvolta da dei fulmini. Dunque, tra quest'isola elettrificata e l'altra isola innevata, potrebbero essercene anche alcune con temperature elevate, e tutto ciò per aumentare la varietà e la difficoltà del gioco. Grazie a questa scena scorgiamo dove e quanto sono diffuse le isole sopra Hyrule. Sono sparute, ma presumibilmente ogni regione dovrebbe presentarle. Qui le vediamo sia sopra Holdin, sia sopra Akkala, dove è presente persino un'isola molto grande. Notiamo una torre in basso a sinistra, che però non è una torre Sheikah. Notiamo che a differenza dei trailer precedenti, il Monte Morte è di nuovo in attività, probabilmente a causa del ritorno della presenza della rancore di Ganondorf. E soprattutto notiamo che il castello non è in alto nel cielo, ma è rimasto vicino ad Hyrule. Come mai? Vuole forse dire che potremo raggiungerlo fin dall'inizio, lanciandoci giù da un'isola per affrontare Ganondorf e salvare Zelda nuovamente fin dall'inizio e senza la necessità di completare le altre missioni del gioco? Osservando ai piedi del castello, purtroppo non si capisce se il borgo sia stato ricostruito o se le vicine tracce più chiare siano solamente le strade ora ripulite dalla rancore. Questa scena si colloca nella zona delle colline, nei pressi del pianoro dei lampi. Possiamo infatti scorgere il grande ponte di Colbacco, con i caratteristici mulini a vento e i funghi giganti, quindi circa nella stessa area vista già nel secondo trailer. Sotto all'uccello di pietra su cui Link cade, si nota sulla terra un vortice di energia verde, simile a quello presente nel mausoleo e che emerge dal monte Roham, precisamente da un accampamento di Boblin. Potrebbe forse significare che ogni grotta a forma di teschio nasconda qualcosa sottoterra? Si vede il laghetto nel quale in Breath of the Wild si erge la Torre delle Colline, la quale qui è assente. Tutta la tecnologia Sheikah che ha caratterizzato il gioco precedente è sparita senza lasciare tracce. Considerando i vortici che emergono dal terreno e il rancore che fluisce da sottoterra, il quale solleva il castello e fa eruttare il Monte Morte, possiamo considerare che i mondi da esplorare saranno 3: Hyrule, le isole nel cielo e i labirinti sotterranei? Sopra una collina notiamo un geoglifo luminoso. Così non si capisce bene, ma capovolgendo l'inquadratura possiamo vedere una figura umana, che potrebbe essere il coniglio scolpito all'inizio. Anche se presenta delle differenze, qui ha 2 ciuffi e qui ne ha 3, si notano le orecchie lunghe. La scena si chiude con l'apparizione di 2 raffigurazioni di draghi, che con i loro corpi compongono un'altra circonferenza, la quale è però differente rispetto a quella scolpita nel portone aperto da Link. Questi draghi richiamano inevitabilmente l'immagine dell'Uroboro, simbolo di ciclicità, proprio come l'eterno ciclo di reincarnazioni a cui sono soggetti gli spiriti del Re Demone, della Dea e dell'Eroe, che eternamente ritornano sempre uguali a se stessi. Eppure costoro si reincarnano a causa di un evento negativo, la maledizione scagliata dal Re Demone, prima Mortifer e poi Ganondorf. Invece l'Uroboro non è un simbolo negativo. La ciclicità che esso rappresenta è certamente anche distruzione, ma soprattutto vuol significare rinnovo costante, energia eterna, perfezione, infinito, eternità, immortalità. Forse i draghi nel logo non sono 3, in quanto non rappresentano Neldra, Oldra e Firodra, e abbiamo visto che sembrano essercene altri. Bensì sono 2 come le 2 virgole che illuminano Zelda. Se notate, le virgole sono scolpite come serpentelli avvolti a spirale. E sapete che i triangoli del clan Hojo, simbolo che ha ispirato la Triforza, sono 3 scaglie di drago?
eppure ancora non abbiamo visto alcuna traccia della Triforza. I due draghi avvolgono il logo del gioco, Tears of the Kingdom, ovvero le lacrime del regno. Macabra coincidenza che un regno stia realmente lagrimando per la morte della propria regina. Nintendo disse di voler aspettare a rivelare il titolo del gioco, perché avrebbe svelato troppo. Ma ora che lo conosciamo, cosa rivela esattamente? Il regno piange per la morte di qualcuno? Il regno piange per la propria stessa morte? Come 100 anni prima di Breath of the Wild, anche questa volta Ganondorf ha portato Hyrule sull'orlo della distruzione? Il regno piange a causa della continua e incessante riapparizione del Re Demone che provoca ogni volta distruzione e morte? Però potrebbero non essere lacrime di dolore e sofferenza, bensì potrebbero avere un'accezione positiva. Il titolo ci spinge a reinterpretare un dettaglio di questo trailer, ovvero le sfere che circondano il coniglio. Quelle al loro interno, che finora abbiamo chiamato virgole, potrebbero essere delle lacrime. Nel secondo trailer abbiamo visto qualcosa che somiglia a una lacrima, o più precisamente a una goccia. Lacrima, goccia. In Zelda abbiamo già sentito questi termini. In Twilight Princess e in Skyward Sword si utilizzano dei ricettacoli, ai quali potrebbe essere ispirata la fondina di Link, per raccogliere rispettivamente le gocce di luce e le lacrime sacre. Nello specifico, quelle di Twilight Princess sono chiamate gocce di luce nelle versioni italiana e tedesca, ma nelle traduzioni francese, spagnola e inglese esse sono Larmes de la Lumière, Lágrimas de la Luz e Tears of Light. Ciò potrebbe significare che le tears del titolo non siano delle lacrime in senso letterale, le gocce che ci scendono dagli occhi quando piangiamo, bensì gli oggetti spirituali che circondano il coniglio. Se così fosse, le lacrime del regno potrebbero avere un'importanza quasi pari alla Triforza, dato che sono rappresentate come una luce che diffonde energia. Allora, a rivelare qualcosa sul gioco potrebbe non essere tanto il titolo in sé, bensì la sua grafica. Oltre ai draghi, ciò che risalta all'occhio è la spada suprema. Già presente nel logo di Breath of the Wild, nella quale era raffigurata scalfita come appariva 100 anni prima degli eventi del gioco, nel logo di Tears of the Kingdom è spezzata e la sua punta è sostituita con una nuova lama, raffigurata nello stesso stile degli altorilievi. Non saprei dire se ciò significhi che la spada suprema rimarrà definitivamente spezzata e la sua punta diverrà una sorta di lama spirituale, oppure come le armi ancestrali che si accendono e le cui lame appaiono solo quando sono in funzione, oppure se sarà riforgiata, cosa che però ritengo più probabile, e se persino otterrà una forma differente, come è diverso il braccio magico di Link in confronto al suo braccio normale. Ciò non vi sorprenda, è vero che la spada suprema è l'arma sacra intrisa del potere di esorcizzare il male, ma anch'essa può essere potenziata. E non intendo come in Skyward Sword, nel quale tempriamo la spada della dea affinché diventi la spada suprema e non tempriamo la spada suprema. Bensì in A Link to the Past e A Link Between Worlds, nei quali la spada suprema ha più livelli di potenza. In questi due giochi la spada suprema può essere ulteriormente potenziata a partire dalla versione basica presente negli altri titoli. Forse in Tears of the Kingdom accadrà qualcosa di simile, oppure no, la spada suprema ritornerà nella sua forma originale. Proprio come in Breath of the Wild, Link estrae la spada suprema guarita dalle scalfiture e non rovinata come quella presente nel logo. Ma la sua punta è raffigurata nello stile artistico dei Nefelogeti perché la spada suprema sarà riforgiata grazie al loro potere, al potere delle lacrime. Dato che è un argomento diffuso, c'è un altro tema di cui bisogna parlare, e riguarda il viaggio nel tempo. All'inizio dell'analisi ho accennato a un indizio a favore di questa meccanica. Se gli altorilievi raccontano l'antica guerra, 10.000 anni fa i Boblin avevano un corno lungo
come nel presente ancora lo hanno i Grublin. Il ragionamento più semplice è questo. Siccome in Breath of the Wild i Boblin hanno un corno corto, visto che 10.000 anni fa i Boblin avevano un corno lungo, dato che in Tears of the Kingdom i Boblin hanno un corno lungo, allora è logico ritenere che Link sia andato 10.000 anni nel passato e stia combattendo contro i Boblin nel passato. Sembra un ragionamento logico, ma non è verificabile, né l'unico plausibile. Eccone un altro. Sappiamo che il potere dei demoni corrompe chiunque, tanto le creature della luce quanto i mostri. Data la presenza di Ganondorf pienamente risorto, a differenza di Breath of the Wild, in cui era presente soltanto il suo rancore, ciò potrebbe aver influenzato i Boblin, rendendoli ancora più minacciosi rispetto al gioco precedente e causandone l'allungamento del corno, tanto 10.000 anni fa quanto nel presente. Lo ammetto, anche questa è una tesi molto tirata e senza prove effettive, ma non è né meno valida né meno invalida rispetto alla precedente, anch'essa priva di prove definitive. Prendiamo allora come esempio il castello. Diamo generalmente per scontato che il castello si sollevi nel presente, e lo vediamo sollevato, sia nell'illustrazione ufficiale sia nel trailer. Quindi le isole nel cielo e il castello sollevato sono compresenti. Perciò, a meno che il castello non sia stato sollevato nel passato, anche nel passato, ciò che vediamo è il presente. Sappiamo che nel gioco ci saranno gli antenati dei campioni, ma ciò non significa che vivremo quegli eventi in prima persona. Link potrebbe non tornare indietro nel tempo, ma scoprire il passato analogamente a come è avvenuto con i propri ricordi in Breath of the Wild, tramite flashback, magari allorquando ottiene le lacrime. A ogni lacrima potrebbe corrispondere un campione, e sarebbe per tal motivo che la fondina ha solo 4 capsule, oppure un saggio, e per questo le lacrime intorno al coniglio sono 7, che potrebbe apparire nel relativo santuario e raccontargli la propria vicenda. Le uniche rappresentazioni che abbiamo di loro sono sull'arazzo, ma a ben vedere, come ho già accennato, uno di loro è presente in questo trailer, il campione Hylia, l'antico eroe. Purtroppo è coperto dal logo. Notate le gocce sopra al logo, corrispondono a quelle presenti nella quinta inquadratura, perciò a destra c'è Zelda e a sinistra l'antico eroe, con il braccio deforme, con i capelli lunghi, proprio come sull'arazzo. Così si conclude la nostra analisi, ma la discussione non finisce certo qui. Date libero sfogo alle vostre idee e diteci che cosa ne pensate voi lasciando un commento qui sotto e mi raccomando, continuate a seguirci e giocate a Pikmin!